Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Carlo, prima domanda di oggi, ovviamente, su Pulisic perché è il nome più caldo e ti chiedo se è un giocatore il più vicino in questo momento. Sembrerebbe di sì da quello che mi hanno detto ieri sera anche, non il Milan, mi hanno detto che dovrebbe essere fatta. Poi io oso sempre sbilanciarmi, se mi dicono così, credo che Sì, sia così, che arrivi prima o dopo, prima del raduno o no, non lo so. A me hanno detto che è praticamente fatta, quindi si tratterà forse di limare qualche dettaglio, però sinceramente io mi auguro che possa essere, arrivare prima del raduno, mancano ancora 4 giorni, le visite mediche si possono fare anche la domenica se si sì. vogliono fare. Quindi mi auguro che Pulisic sia il primo e non credo che sia lontano Reinders, e ho saputo che è il giocatore voluto da Pioli. Cioè Pioli si è speso e ha, tra virgolette, preteso ovviamente, l'acquisto di Reinders, che vede come giocatore ideale per il suo Milan. Mi piace molto questa idea di un Pioli che si impunti su un giocatore, non che gli anni scorsi si sia o no impuntato, però magari no, magari sì. Qui proprio Reinders e Pulici sono i prossimi due. Non vedo lontanissimo Musa, ma Mm. questa è una mia sensazione. Vedo più complicato l'attaccante e la fascia destra. Cioè Sì, non complicato, meno immediato. sì, tra l'altro proprio sulla fascia destra questa mattina ha parlato il presidente del Villarreal, non so se hai letto le sue L'ho letto. parole, e diciamo che possono essere interpretate, non so se sei d'accordo, come insomma il prezzo del ragazzo è alto o comunque importante. Ma certo, è un giocatore importante e il presidente, anche se non è stato gradevole in questa Sì, uscita, Grossier, diremmo, allora diciamo Grossier, dà l'idea, anche se non sapete la traduzione, Grossier dà l'idea. Però attenzione perché il Milan ha sempre una via alternativa extracomunitaria, che a me hanno detto, mi hanno sorriso perché sanno che a me piace molto. Attenzione sempre a Sinisterra, non se ne parla, ma adesso non so se anche Pioli vorrebbe a tutti i costi Chukwueze, però riguardo a Chukwueze, Morata e Scamacca, poi se mi chiedi qualcosa sul centravanti ho qualcosa da dire. sì, Se non mi chiedi non te lo dico. no, no, certo. No, sul centroavanti, guarda, io Cosa dicono i nostri amici le a due casa? cose Qual è che la ti, domanda? le due cose che ti chiedono sono, uno, se è vero dell'interesse per Dia. Due, cosa ti risulta di questo scambio paventato Scamacca-Orighi? Sullo scambio a me non risulta niente. Ho sentito ieri Luca Marchetti a Sky, facciamo Sì, nomi e cognomi, che ha detto questa cosa. Poi mi sembra che però Gianluca Di Marzio sia andato un po' più su Morata, quindi a dimostrazione che la situazione è un po' magmatica sì. per quello che riguarda il discorso attaccante. La notizia che ho avuto ieri io, o l'indiscrezione o l'ipotesi, è che il Milan starebbe, il condizionale, tu hai sempre il pennarello, me lo sottolinei 10 volte, starebbe virando più su Scamacca, in prestito magari, piuttosto che su Morata. Ma c'è anche un altro nome che è Taremi, il giocatore iraniano, quindi extracomunitario, non dobbiamo dimenticarlo. Taremi è un giocatore del Porto, è un giocatore che piace al Milan e potrebbe essere, diciamo, la variabile impazzita in questo finale di trattativa per l'attaccante. Non direi di tenerlo in prima linea, però direi di tenerlo in considerazione. Mm. Quindi Sinisterra e Taremi sono i due giocatori che eventualmente possono essere le sorprese Sì, dell'ultima ora, mettiamolo così. E Dia non lo so, Dia non lo so, c'è una clausola di 25 milioni di euro che caso vuole 25 milioni di euro è anche il prezzo, cioè se tu ti presenti oggi con 25 milioni di euro e magari accetta i 5 milioni Morata, però Dia Morata sinceramente come caratura mi sembra
non dico più bravo o meno bravo per rispetto a Dia, ma certamente più esperto e più abituato a Vabbè. giocare a certi livelli. Ma quindi Carlo, per Scamacca si potrebbe ottenere anche un prestito, non un qualcosa di definitivo? Tu vedi il Milan che mette 35-40 No, milioni di euro infatti, per ma mi Scamacca? stupisce più che il West Ham gli permetta di andare in prestito. Tutto lì. E allora non andremo su Scamacca. Il Milan, Scamacca, vedi che ha provato lo scambio, così hanno detto, che il Milan spenda da 30 ai 40 milioni per Scamacca quando No. Morata, la differenza tra Scamacca e Morata, uno è italiano, Morata no, e quindi questo è anche un dato importante a favore di Scamacca. L'altra cosa a favore di Scamacca, ecco perché magari tendono ad approfondire la questione Scamacca, è il discorso relativo all'età. C- Sai che noi sì, abbiamo una sì. proprietà che tendenzialmente tra un ragazzo di 23 e uno di 20 o di 30, se c'è l'abisso va bene, siamo d'accordo, però tendono ad andare da più giovani. Ma quindi Carlo, per Morata la difficoltà principale qual è? Perché ieri si è parlato anche di un'offerta importante per lui dall'Arabia. Secondo me è una trattativa tutta da costruire, nel senso l'hanno portata avanti, però allora non si sa la clausola rescissoria, ancora oggi uno 10 dice 10-12, l'altra 25. Non si sa se il giocatore che il prossimo anno prenderà 5, ma quest'anno ancora Mm. 6,5, ascende a 5. Ci sono troppe variabili e diciamo elementi sconosciuti per cui noi possiamo dire uno è più favorito dell'altro. Mentre per Pulisic sappiamo, Reinders sappiamo, Musa abbozziamo, invece per Morata ci sono troppi punti interrogativi per questa trattativa. Sì, anche perché, come abbiamo sempre detto, la forbice tra 10, 12 e 25 è ampia, non si parla di Cioè, hai 18, capito? A 15. me, che allora io continuo a dirlo, a me che l'Atletico Madrid abbia una clausola di 10 mi sembra un pochino strano, Sì, però hai fai capito prima a qual non è. metterla una clausola di 10, cioè. Brava, brava, fai prima a non metterla, perché tanto 11 fai sempre tempo a strapparli quando fai una trattativa per Morata. Morata è un giocatore che vale dai 20 ai 30 milioni, Mm. è sicuro, sempre, magari più 30 che 20. È uno dei 10-15 centravanti più forti d'Europa, nel senso di, se metti insieme esperienza, gol fatti, intelligenza, fisicità, insomma, non sarà Haaland, però è un giocatore che ha tante qualità. Ma Carlo, tornando a Reinders, da casa ti chiedono, per chiudere è più probabile che la Z di Alkmaar abbassi le sue pretese o che il Milan faccia uno sforzo? No, e in questi casi qua succede che poi le parti si incontrano, perché se uno vuole 19 e l'altro 22, cosa vanno avanti 2 mesi a 3 milioni? Uno diceva bene 20, l'altro diceva bene 21 e a 20 e mezzo si chiude, insomma. Sai, Morata hai ragione, cioè per esempio Chukwueze, se questi vogliono 30, il Milan gli offre 18, la Sì. trattativa è lunga, ma per Pulisic e, e, mh, per Reinders. Pulisic e Reinders siamo insomma praticamente ballano i 3-4 milioni, sono tanti, il Milan cerca di risparmiarli e la Z-Acma cerca di portarli a casa. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ricordo a tutti sempre di attivare la campanella, mettere like e ti aspetto. Concludiamo Sì? con la notizia non fondamentale, ma una curiosità giusta. Abbiamo sempre detto che il Milan manca di direttore Ah, sportivo, sì, certo. come abbiamo letto questa mattina dal Corriere della Sera a firma di Monica Colombo, il nuovo direttore sportivo è Antonio Dottavio, che in questo momento comunque è anche il responsabile della formazione primavera insieme a Moncada e dell'Under 19. Carlo, grazie, ci vediamo qui domani alle ore 16 per Pelle Rossonera. Arrivederci, grazie. Ciao, ho saluto a tutti.